Capire il presente per disegnare il domani. Benvenuti a Conscienza, l'appuntamento video di Komorebi Invest Suisse. Un viaggio tra i report e le dinamiche dei mercati globali. Traduciamo dati in scenari, perché investire significa scegliere il futuro. Buongiorno a tutti. L'analisi che vi presentiamo oggi parte da un paradosso molto interessante su come percepiamo la crescita di alcuni asset finanziari. Iniziamo subito. Se guardiamo i grafici, sia il Nasdaq che l'oro hanno avuto una crescita quasi parabolica negli ultimi anni. Eppure, la reazione generale è completamente diversa. Per il Nasdaq si parla di bolla, di panico. Per l'oro invece c'è un'accettazione quasi totale. Come mai? La ragione principale è che per l'oro, di fatto, non esistono delle metriche di valutazione condivise e accettate da tutti. Per l'oro, l'investitore tende a pensare che il prezzo di mercato sia sempre quello giusto, che domanda e offerta trovino sempre l'equilibrio corretto. Insomma, si dà per scontato che prezzo e valore coincidano. Per le azioni, disponendo di modelli valutativi, si tende sempre a valutare gli scostamenti tra prezzo teorico e reale. Lo strumento più utilizzato per analizzare i mercati azionari, quello che alimenta il dibattito sulla bolla, è il rapporto Price-Earning. Il Price-Earning lo conosciamo tutti. È una specie di scorciatoia mentale per decidere se un mercato è caro oppure a buon mercato. È un indicatore che si presta ad essere interpretato come mean reverting e quindi rende convincenti affermazioni come quelle del tipo il price earning dell'S&P 500 deve prima o poi tornare alla sua media storica, che è circa 16. Ma è davvero così? Ecco, questo è il punto cruciale. Aspettare che il price earning torni a 16 non è aspettare un fatto oggettivo, una legge della fisica. È l'espressione di una condizione soggettiva che dà per scontato che la crescita reale degli utili delle aziende sia costante nel tempo. Ma non è così. Per le aziende dell'S&P 500 il tasso di crescita degli utili è crescente nel tempo. Abbiamo corretto il modello tenendo conto della crescita effettiva e non costante degli utili. La linea verde, che è il price earning teorico, si allinea quasi alla perfezione con quella rossa, il price earning reale del mercato, e si incontrano intorno a 25, non 16. Questo cosa significa? Che il mercato in realtà non è sopravvalutato, ma è in perfetto equilibrio. Aspettare un price earning di 16 significa aspettare che il tasso di crescita torni al 2%. È una scelta personale, non una regola del mercato. Lasciamo per un attimo il mercato azionario e torniamo al nostro protagonista iniziale, l'oro. Ci siamo chiesti, visto che per le azioni esistono modelli di valutazione, possiamo provare a costruirne uno altrettanto rigoroso per l'oro? La nostra analisi propone un modo per farlo. La sfida era proprio questa: creare un indicatore semplice, una sorta di price earning dell'oro che ci potesse dire in modo chiaro se la sua valutazione è corretta oppure no. E pensiamo di esserci riusciti. L'ipotesi da cui siamo partiti è un po' controintuitiva. Per noi il valore dell'oro non è legato, come si dice spesso, alla massa monetaria, ma a qualcosa di più concreto: il potenziale di consumo di tutta la popolazione del pianeta. Allora, come si calcola questo price earning dell'oro? La formula è semplice. Al numeratore mettiamo il valore totale di tutto l'oro estratto nel mondo. Al denominatore il potenziale di consumo globale, che si ottiene moltiplicando l'indice dei prezzi al consumo americano per la popolazione mondiale. Il rapporto tra questi due valori è il nostro indicatore. A differenza del price earning azionario, questo nuovo rapporto ha una caratteristica fondamentale. Dovrebbe essere tendenzialmente stabile perché le sue componenti, popolazione e inflazione, hanno tassi di crescita abbastanza costanti. La sua media storica quindi diventa un punto di riferimento molto affidabile. E qual è questo valore di equilibrio? È 1. E così arriviamo al dunque. Da un lato abbiamo un mercato azionario che, ricalcolato, sembra essere in equilibrio. Dall'altro un modello per l'oro con un punto di riferimento storico chiarissimo. Vediamo cosa ci dicono i dati. Questo è il grafico del nostro price earning dell'oro a partire dal 1975. Come si può vedere, per decenni il valore ha oscillato proprio lì,
attorno alla sua media di 1. Adesso però concentriamoci su quello che è successo più di recente. La deviazione dalla norma storica è clamorosa. Il rapporto che dovrebbe essere vicino a 1 oggi ha superato quota 3. Siamo a più di 3 volte il suo valore di equilibrio. È una deviazione che non ha precedenti in tutta la serie storica che abbiamo analizzato. La conclusione che emerge da questa analisi quindi è molto netta. Se applichiamo una metrica di valutazione basata su fondamentali stabili, l'oro oggi non risulta solo caro, ma significativamente sopravvalutato rispetto al suo equilibrio storico. E questo ci riporta dritti al paradosso da cui siamo partiti, capovolgendolo completamente. A questo punto la domanda da porsi è: e se la vera bolla speculativa di cui si parla tanto non fosse nel Nasdaq, ma proprio nell'asset che tutti considerano il bene rifugio per eccellenza? Anche oggi abbiamo guardato oltre il dato per cercare una direzione. Potete approfondire queste analisi leggendo il report completo sul nostro sito. Grazie per aver seguito Coscienza. Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte di oggi. Coltiviamo conoscenza per investire con coscienza.